Ciao Monica, abbiamo iniziato per Domiziana. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dopo Unicorn di 3 anni fa, Domiziana fa la sua seconda sessione oggi. Come la vedi? Che sta salendo su un autobus, sta timbrando il biglietto, salgono i controllori, le chiedono di esibire il documento di viaggio, lei glielo mostra, però non c'è l'inchiostro che attesta la timbratura e quindi le danno la multa. Ti dà l'autorizzazione? Sì, guardando un po' interdetta la timbratrice, guardando un po' interdetta anche i controllori che sembrano un po' somigliarle. Cioè, lei è anche controllore, Sì. Multante. multante. Lei si multa. Vibrazione di Domiziana. 6 miliardi. Consapevolezza. 142. Anima. 43. Ite. 1821. Consapevolezza. Scusa, cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 50. 3D. 48. Vivacità animica. 77. Nome del progetto di Domiziana. Mi viene cavoli a merenda. È come se lei facesse delle scelte, delle azioni che magari hanno poco a che fare con quelle che possono essere eh, delle apparenti consapevolezze a cui è arrivata. E quindi risulta essere tutto piuttosto confuso e contraddittorio, Ehm, anche con poco senso in un certo modo. Entità eteriche in questi 3 anni necessarie, create da Domiziana necessariamente per raggiungere i suoi obiettivi. Vediamole. Vedo questa larva gialla, biancastra, grassa, del secondo universo, Mhm. che sa un po' proprio di, non so, di putrefazione, no? Una larva morte. Ehm, Poi c'è, non so, sembrano degli arturiani, è come volessero anche creare, non so come spiegarti, delle confusioni, delle idealizzazioni, sai, iperuraniche, eh, mentre lei è su questo piano terreno. Mm. Ehm, E poi mi fa vedere mm, una civetta indicandomi il nome in inglese, no? Eh, Facendomi notare che al, in realtà se mescoli le lettere viene lo, basso. Mm. Quindi come se
le desse l'impressione, sai, di grande simbolo esoterico, spirituale, però in realtà la fa volare basso. Poi 2 di L. Mentali. Mm. Questa mi viene come se fosse tipo chimica inorganica, come se avesse veramente a che fare con qualcosa di non del tutto animato. Ehm, Qualcosa che è devitalizzato. Quindi comunque che avesse a che fare con una sorta di disconnessione. Ehm, Direi livello 4. Fa anche riferimento a anche uno strano rapporto con le sue scelte, anche con la materia, no? Sì, ho detto, no, che anche in passato ci sono stati dei momenti molto discontinui di rapporto con il cibo, momenti in cui proprio rifiutava, quindi andava proprio a dimagrire, a deperire. E poi c'è questa che si chiama tipo Scivoli di nuovo. Mi dà come livello 5, mi fa vedere lei che per quanto sembri fare delle esperienze completamente nuove, è come se scivolasse in in un liquido viscoso che non è per nulla confortevole, ehm, e lei rimane un po' come invischiata, no? Perché in questo è scivolata in questo liquido melma, e non sa come rialzarsi, come togliersi da questa melma. Livello? 5. Basta, solo queste. Impianti, vediamoli. Non so. Allora, è come se avessi in testa un cerchietto con le orecchie del coniglietto, come se ci fosse una sorta, non so spiegarti, di ingenuità, di superficialità nell'apprendere determinate cose e rimane poi incastrata in situazioni che comunque le procurano dei rallentamenti o comunque degli autosabotaggi. Mm. Una visione anche un po' rosea, un po' naif di certe cose, forse. Poi c'è, non so, vedo questi, come se il petto fosse diviso in 2 aree, l'area a destra e l'area a sinistra. E l'area a destra, cioè è come se avesse un paletto conficcato molto chiaramente nell'area destra e un paletto conficcato nell'area di sinistra, in profondità. E poi vedo tipo delle asse chiodate sui genitali. Ok, cinema, compagno. Non so, sembra uno dei servizi segreti per dirti, no? Viene, sai, con gli occhiali scuri. Mhm. Mm. Comunque viene. Fiamma, è lui? No? Ok, Diciamo che terzo, a volte come se fosse quarto livello, però direi più terzo. poi chiamiamo la fiamma. Chiamiamolo il collega, anche se non è un collega. Vediamo se è il collega dell'epoca.
Allora, però me lo porta all'estero, cioè se è lui che è andato all'estero ti dico di sì, altrimenti è un altro, perché lo vedo fuori dall'Italia, No. Ok, tipo un se fa altro. viaggi di lavori, no, allora no, magari Francia? no. Allora potrebbe anche essere Francia, sì, sicuramente fuori Italia, ma che si sposta, Figlio di nemmeno un anno. certo che sì, molto gioioso di vivere. Genitori di Domiziana. Mm, mm. È molto difficile, sai, andare a conciliare il loro assetto attuale che hanno scelto in questa incarnazione con Mm. il nostro approccio. Um, ti direi più no che sì. Nessuno dei due? Forse il padre, un po' di più. Cosa mette dentro il cinema una gamba? Viene solamente con la testa, perché è come se dicesse il mio cuore da un'altra parte. E dove? Se non viene nel cinema col cuore, con cosa deve venire? Dove lo Ah, lascia? ehm, lo lascia dove c'è il Sacro Cuore. Dove? Il Sacro Cuore mi fa vedere Gesù e la Mm. Madonna. Monica. Domiziana. Sfera di selenite. Terremoto in mano. Causa esoterica. Allora, mi ha fatto vedere per esempio che il nome della sua PS è Stella del Nord, Selenite comunque legata alla Luna, come se mi facesse proprio vedere che accanto a questa pietra, che in qualche modo rappresenta la Luna, c'è la stella della sua anima. Quindi nel momento in cui lei è venuta a contatto con questa sfera, è come se proprio si fosse connessa alla propria anima. Allora ha avuto proprio un profondo scossone, un moto interiore, molto potente. Diciamo che avrebbe potuto prenderla in mano anche più spesso, soprattutto nei momenti in cui prendeva delle decisioni importanti. Mm. Non è che l'ha fatto. Mm? La selenite è gesso, alla fine della fiera, Certo, però è connessa al settimo chakra. esatto. Ok. Causa esoterica della nascita del figlio. Atteso ma non voluto espressamente. Ma, allora, mi dà questa immagine dove il figlio è come se fosse al di sopra di ogni aspetto della sua vita, come se fosse un punto per, non so come dirti, ricreare ordine laddove ci sono elementi di disordine, del tipo che potenzialmente lui può ricreare ordine tra lei e la mamma,
potenzialmente può creare ordine e unione tra lei e il compagno. E la sfida grandissima in cui si trova Domiziana è il riuscire a vivere con questo bambino senza tenerlo troppo legato a sé e senza far dipendere le proprie decisioni da lui. Perché? Tutti noi veniamo qua per imparare l'importanza della scelta. Mm. Domiziana in questa vita ce l'ha proprio in maniera molto molto spiccata. Lei si trova di fronte a dei momenti in cui deve fare una scelta ed è una scelta molto importante che le cambia sostanzialmente la vita Mhm. e ne avrà altri di momenti del genere, veramente molto importanti, io credo anche lavorativamente parlando. Lei ha bisogno di centrarsi molto bene quando fa queste scelte, perché sono scelte che a catena coinvolgono tante altre cose. Mhm. E allora potersi avvalere di un nucleo così importante com'è il figlio, perché è molto potente questo figlio, senza però far condizionare le proprie scelte da questo nucleo così importante. Lei anche per esempio la scelta di questo partner attuale che lei ha, non so spiegarti, ma lei non l'ha fatta in profonda autonomia, non è stata una scelta autenticamente sua. Um, quello che lei deve imparare a fare sono delle scelte in cui c'è la massima connessione tra il suo cuore e la sua mente. E lei ha un po' difficoltà a fare questo. Ok. Ehm, Cosa fa il compagno del cinema? Non so se lo faccia realmente, vedo che fuma una sigaretta, come concentrandosi anche su quello che viene detto, Mhm. da un punto di vista mentale proprio, molto affascinato dalle È simbolico possibilità perché della non fuma. mente. Mm. Alle possibilità della mente. Va bene, andiamo all'episodio dei tre colleghi. Lei discute con i tre colleghi, di lì a qualche tempo due vengono licenziati, uno si licenzia da solo. Ecco, qui per esempio lei aveva fatto ottime scelte e aveva azionato al massimo il suo intuito. Ehm, subito dopo, poco dopo, insomma, no, la prima sessione, aveva sviluppato una buona connessione con se stessa. Okay? Quindi è riuscita proprio a creare delle situazioni in cui questi colleghi si palesassero, proprio si rivelassero. Quindi uno mi viene proprio assimilabile a un, non so come spiegarti, tipo a un Danilo Restivo. Se uno conosce la storia di questo serial killer, non dico Mm. che questo fosse un serial killer, ok? Ma che commetteva in maniera seriale quello che ha fatto con lei. È quello che le ha tagliato la ciocca di capelli. Sì. Che fine ha fatto quella ciocca? No, è come se lui fosse anche un feticista, amasse fare questa cosa, questo abbinamento, foto, capelli, ehm, delle forme, diciamo così, maniacali personali.
E l'altro proprio si è palesato nel momento in cui lei ha visto dietro a quest'uomo questo tridente. E in effetti la sua anima è stata in grado poi di escluderli dalla sua vita. In quel momento il rapporto con la sua anima era molto buono. Ok. Figlio, una sorta di infinito sulla fronte. Mm. È molto molto bello questo bambino, intendo dire bello proprio animicamente. Mm. Ehm, Mi viene come anche se questo infinito fosse un fiocco, proprio come uno splendido regalo questo bambino. Però come regalo Domiziana deve saperlo gestire al meglio. Perché se da un lato, come ti ho detto, può aiutarla veramente tantissimo nell'armonizzare alcuni rapporti, dall'altro deve essere lo strumento affinché lei si connetta a se stessa. Non è facile, perché poi può crearsi quel tipo di legame tale per cui non lasci più andare il bambino, ok? Perché ti rendi conto che ti aiuta a riarmonizzare tutte le situazioni. Perché è un bambino, per esempio, che ha una vibrazione altissima. Non ho capito. Non condizionarlo in che senso? Allora, che cosa succede? Che non so come spiegarti, è come un bambino che porta armonia. Cioè, io vedo che arriva e porta un cuore, ok? Allora, Mhm. che cosa diventa poi? Che se io ho chi porta il cuore nella mia vita, nelle mie situazioni, eccetera, non lo voglio far andare via. Non gli voglio far fare la sua vita, capito? Mhm. Mm. La cosa con cui si deve misurare Domiziana è proprio anche questo, ok? Quindi lei ha bisogno di fare la sua vita, adesso ovviamente il bambino è molto piccolo, quindi c'è uno stato di estrema vicinanza, ok? Però è come se questo bambino dovesse essere lo spunto, il suggerimento di come portare sempre il cuore nelle situazioni, però allo stesso tempo lasciare la libertà. Ma queste sono cose che lei vedrà nel corso della vita con suo figlio. Che altro? Allora, andiamo a scaldare un pochettino i motori. Monica, chi è Domiziana? È come se mi facesse vedere che ci sono tanti strati sopra Domiziana, Mhm. come se lei stesse cercando di togliersi tutti questi strati, perché togliendosi tutti questi strati lei avrà una connessione più diretta con la sorgente. E lo fa con strumenti, tra l'altro vari, eh, anche un po' disparati e disconnessi fra di loro, e che non hanno, non so, una grande ripercussione positiva su di lei. Mm. Ha fatto dei trattamenti, no? Abbiamo parlato prima nell'esposizione dei punti, ha fatto dei trattamenti, quella cosa là sciamanica, che in realtà era più introspettiva, e quell'altro trattamento, no? C'è qualcosa di cui dobbiamo parlare? Mm, diciamo che questo ritiro, quello lì di 7 giorni, che per lei è stato un po' sconvolgente, diciamo. Mm? È come se lei fosse entrata all'interno della sua parte oscura e poi dopo è uscita. Però non ha fatto un viaggio di trasformazione della sua parte oscura, ok? L'ha solo attraversata per poi uscirne. Allora cosa succede? Che se tu entri, ti immergi e intanto trasformi, quando esci
sei a posto, nel senso sia che sei pulita, sia hai compreso, appreso. Ma se invece entri, guardi dentro e poi te ne esci senza aver fatto nessuna trasformazione, hai attaccate addosso delle cose, dei pezzi che rimangono irrisolti. Ok? È come se questi pezzi che rimangono esternamente irrisolti facessero sì, si comportassero come delle calamite, ok? Che attirano tutte quelle cose che tu hai tirato fuori che sono irrisolte. E le accentuano. Eh sì, Quali delle entità che abbiamo visto derivano da quei trattamenti? secondo me quella larva lì, bianca, che sa appunto di decomposizione. Mm? La mia impressione questa larva è relativa esclusivamente a una seconda sessione, cioè è bella nascosta, è bella profonda, è bella... Esatto, Mm. esatto, esatto. Perché ha proprio, cioè fondamentalmente, allora, lei che cosa ha fatto? Lei fa questo viaggio interiore molto profondo in uno stato di non totale coscienza e quindi veramente entra nella sua parte nera e ha visto proprio una serie di difficoltà che lei ha avuto all'interno della famiglia, ok? Di grandi squilibri che si sono creati, di grandi conflitti che lei ha anche vissuto sul proprio corpo, ok? Ehm, questi squilibri anche sul proprio corpo, nel senso va su e va giù, anche rispetto al cibo, sale, scende, e poi anche con la madre si avvicina, si allontana, litiga, si riappacifica, eccetera, ok? La colpevolizza e poi dopo un po' l'assolve, cose del genere. Quindi è accaduto che lei è entrata dentro tutte queste dinamiche molto complesse, però non le ha, per dirti, risanate e comprese. Per esempio, uno dei motivi per cui lei non sa, per cui ha scelto questo compagno, Eh, mm. È è questo. anche, sì, un apparente equilibrio. Ok? Perché in realtà questo uomo gli dà questa sensazione anche molto di calma, gli dà questa sensazione anche di punti di riferimento stabili. Anche il suo lavoro è molto stabile, la sua famiglia è molto stabile, mentre lei non ha mai vissuto la sua stabilità, né emotiva né familiare. Mm? Ok. Mm. Quindi cosa facciamo con Domiziana? Cosa vuole fare? Vuole guardarsi dentro con sincerità e questo sarà il suo proposito importante da qui a tutto il resto della sua vita. Mettiamola a confronto coi genitori. Vedo che punta l'indice contro la mamma. È come se dicesse tu questo, tu l'altro, tu. E è come se invece assolvesse totalmente il padre, non comprendendo che ogni rapporto è una dinamica ed è una danza. Ok? Quindi in questa analisi non è così corretta quella che sta facendo, ok? Mm. Perché dipingere la mamma come egoista, il padre come quello che si sacrifica, fa quattro lavori, eccetera, eccetera, non è cioè è una visione di terza dimensione. Nella visione di quarta dimensione tu riesci a comprendere come di fatto queste anime stiano facendo lo stesso gioco. Perché se il padre ha materializzato una moglie così, è perché dentro di sé ha quel vissuto lì, dove lui di fatto si sente un uomo che deve essere tradito e quindi c'è la donna che lo tradisce. Mhm. Di fatto lui non ha voce in capitolo e quindi si trova la donna che decide tutto. Questa è la visione di quarta dimensione che lei deve acquisire. Altrimenti cosa succede? Che la mamma è la carnefice, il padre è la vittima. Questa è una visione di terza dimensione. Mhm.
Cluster. Eh sì, di nuovo, è come se fosse un cimitero che brulica di queste larve, proprio perché loro tendono a venire su dal terreno, dove sotto appunto c'è tutta questa roba un po' scura e sconosciuta e spinge per essere conosciuta. Solo che lei adesso decide di non farla più in questa maniera così anche raccapricciante, tormentata e disordinata. Quindi preferisce buttare via tutto. È sicura? Si sente di voler avere un nuovo approccio a se stessa, alle proprie scelte, ai propri rapporti. E? E mette questo ad eternum che è fatto come di tanti simboli dell'infinito, tutti legati l'uno all'altro. In questo caso non hanno una valenza pesante come la rappresentazione della Matrix come infinito, insomma, che Mhm. si ripete come prigione, eccetera, ma proprio molto legato al figlio. Ed è luminosissimo questo ad eternum infinitum. Il figlio cosa fa? Dov'è? È come se fosse in qualche modo al centro di questo ad eternum e dalla propria fronte irradia tantissima energia, contribuisce proprio alla creazione di questo ad eternum. C'è un avatar? Me lo presenta proprio come una specie di classica guardia svizzera, quelle che stanno davanti anche al Vaticano con il cappello alto. Mhm. Mm. Come la ricerca un po' di norme, di regole, il desiderarle ma allo stesso tempo non sopportarle. Lo toglie. Domiziano sì, lo vuole proprio togliere e lo toglie perché vuole sperimentare cosa significa davvero essere libera. Libera nelle decisioni, libera nelle azioni, libera nell'amare. Che poi lei volendo può amare quest'uomo. Mette qualcosa al posto dell'avatar. Sì, in questo caso è proprio un core eternum, perché vedo che ci mette un cuore come a dire adesso il mio cuore sta qui, non voglio che vaghi, sta qui. Voglio sperimentarmi completamente in tutta la mia totalità qui. Va bene. Cavoli e merenda è ancora presente il progetto. No, non c'è più. Nome della PS è sempre uguale. Sì, Stella del sì, sì, Nord. sì. Della PE? Mm, Ottone. Ok, la larva, gli arturiani, la civetta, Hall Low e i due DL ci sono ancora. No, 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 ho fatto una gran bella pulizia. Le due entità mentali, chimica inorganica e scivoli di nuovo. No, vedo che continua a spazzare con questa scopa di saggina, no? Gli impianti, No, li ha tolti. vibrazione, Ehm, 185 miliardi. consapevolezza, 168, anima, 54, vite, 1791. capacità medianica e cervello,
Quasi 10. Suscettibilità ipnotica. 58. 3D. Diciamo intorno ai 30. Vivacità animica, forse è il dato più basso, 77, che va bene. Adesso mi viene 87. Ok, mi ripeti la vibrazione, scusami, non l'ho segnata. 186, no? 85, 190. E del compagno? La vibrazione del compagno? Ma attuale, Mm. 40. Del figlio? Viene 2000. Altina, Messaggio tra madre e figlio, in una direzione e nell'altra. Lo sento che sei un tesoro. Ehm, Tutto mio eppure non mio. Venuto qui per aiutarmi a sbocciare. Venuto qui per illuminare ciò che è oscuro. Venuto qui per farmi vedere chi sono, per farmi guardare la mia anima. E lui cosa risponde? E lui adesso sta come dormendo su una foglia di edera, pacifico, non ha niente da dire. Ha il ditino, il pollice in bocca e dorme serenissimo. Scambio di battute tra lei e il compagno. Ehm, Alcune cose sono indecifrabili, ma possiamo decifrarle insieme. Indecifrabili tra loro due, non in generale. Mhm. Decifrabili, ma possiamo decifrarle insieme se stiamo completamente qui. È come se avesse un'occasione, Domiziana, ha una vita molto particolare, di scelte molto importanti, perché lei ha la possibilità, se lo vuole, di scegliere di amare il cuore di quest'uomo a prescindere da tutto il contesto intorno. Ma non è facile. Ma c'è questa possibilità perché c'è, come dirti, di base una possibilità proprio di attrazione tra i due cuori molto forte. Ma bisogna discernere poi tutto l'esterno, tutto il contorno. Ma al contrario, risposta? Ma se lo son detto Sì. reciprocamente, questa modalità di rapporto, diciamo. Messaggio più importante, Domiziana a se stessa, alla la viaggiatrice sull'autobus e la controllora del Mm. biglietto. Lui gli ha scritto dietro il biglietto ti amo, perché lei adesso ha di nuovo il biglietto in mano e è vero che non c'è Il l'inchiostro team. della timbratura, no? Però c'è scritto dietro ti amo, il marito gliel'ha scritto, compagno, gliel'ha scritto. E vedo che lei sorride e butta via il biglietto, scompaiono i controllori. E lei come se prendesse il treno adesso, e poi l'aereo, e poi va a piedi. Cosa si dice? Um, Esco dai finti schemi, dalle finte prigioni. Esco
dalle opportunità fittizie. Trovo la mia personale maestria. Come la vedi? Immagine finale. Alla scoperta di se stessa, molto entusiasta di fare questo viaggio. Sta brillando. Battuta finale? Sono una stella, brillo come una stella e la vedo seduta sulla sua sfera di selenite, che in realtà in questa immagine è molto più grande. Ok,